Salve a tutti, sono Reptile Fox. Questo qua è un video che faccio a seguito del mio video precedente in cui ho parlato dell'assenza di doppiaggio italiano all'interno di Dying Light 2 Stay Human. A seguito di quel video chiaramente ho ricevuto diversi commenti sia da italiani che da polacchi. Rimango nella mia posizione che il gioco dovrebbe essere assolutamente localizzato a dovere in Italia, con sottotitoli di qualità e doppiaggio degno del gioco in questione, anche perché come precedentemente detto il gioco quando è uscito ha scalato le classifiche. Come abbiamo visto, appena uscito era al primo posto, quindi le vendite ci sono state, e continuo a pensare che il problema della mancata localizzazione sia stato più un problema di distribuzione che effettivamente un problema di non ci interessa l'Italia, perché comunque quando tu dimostri interesse verso un prodotto, paghi i tuoi soldi, i tuoi 80 euro per comprare un gioco di ultima generazione, lo sviluppatore, guardando i dati di vendita, può capire o meno se è il caso di localizzare in quella lingua o meno. Non avendo Warner Bros. Dietro stavolta ed essendo tutto quanto sulle spalle di Techland, posso immaginare che magari arrivare ai contratti per un doppiaggio italiano non sia più così facile come magari un tempo, con aziende di doppiaggio che hanno chiuso, con magari determinate situazioni di crisi, col Covid e altre situazioni. Posso capire che magari è più una questione di non ce l'abbiamo fatta più che non volevamo, perché comunque Warner Bros. Ha sulle spalle già tanti giochi doppiati, ha dei contratti con le aziende italiane di registrazione per doppiaggio e localizzazione, quindi non avere magari questi contratti ha portato più difficoltà nell'ottenere una localizzazione degna del gioco in questione. Comunque la comunità italiana dietro alla serie Dying Light è attiva e ci tiene tanto alla qualità e alla realizzazione del gioco, forse anche un po' troppo, perché abbiamo visto che alcune persone, alcuni membri dal quale ci dissociamo assolutamente della comunità italiana, hanno portato un linguaggio forse un po' troppo offensivo nei riguardi della scelta di non localizzare il gioco in maniera propria. Tant'è che abbiamo visto in Metacritic alcune recensioni che non metterò a schermo per motivi di non voglio il video segnalato, praticamente sfociare direttamente nel razzismo verso Polonia e polacchi. Dopo aver fatto il video precedente in cui dicevo che il gioco sarebbe stato opportuno tradurlo e doppiarlo in italiano in maniera propria, soprattutto dopo che l'hanno tradotto e doppiato in 10 altre lingue, ho avuto modo di interfacciarmi con polacchi che sono stati vittima di questi atti di razzismo e di questi commenti assolutamente impropri verso la Polonia e la loro cultura. Parliamo veramente di commenti totalmente inopportuni. Il più piccolo che posso dire è la vostra lingua non la parla nessuno. E il fatto è che veramente è stato sgradevole, cioè è una cosa da cui io mi voglio dissociare e anzi voglio combattere questo odio nei confronti dei polacchi e di far capire ai nostri amici polacchi che noi italiani ci dissociamo totalmente da quello che è stato fatto da quel mucchio di persone, che parliamo comunque di un gruppo di persone che sono state massimo 10, non parliamo di migliaia di persone, però che hanno fatto abbastanza rumore per creare odio tra la comunità di giocatori italiani e polacchi. Perché sì, è stato molto sgradevole non ricevere una localizzazione piena di un gioco largamente atteso e così di successo come la serie di Dying Light in Italia, però allo stesso tempo non giustifica il comportamento e l'incitamento all'odio e le offese e gli attacchi personali che hanno fatto determinate persone all'interno della rete. Per questo io ci tengo a lanciare una petizione per favorire il mio supporto e quello di tutti gli italiani che vorranno aderire a questa cosa in favore di Dying Light 2, per chiedere in maniera cortese a Techland di doppiare il gioco, localizzarlo in maniera opportuna e soprattutto discostarci dall'odio e le offese che alcuni dei nostri connazionali hanno portato. Perché davvero alla fine della giornata non è così importante avere un gioco doppiato nella propria lingua. È piacevole, sicuramente l'esperienza ne giova, è più piacevole, è più bello, è più immersivo, sei più dentro al gioco quando succede. Però allo stesso tempo non giustifica questi comportamenti. Quindi io invito tutti i miei iscritti e quelli che guarderanno questo video a firmare la petizione che metterò sulla scheda in descrizione e nei commenti, sia per ottenere il doppiaggio e la localizzazione che noi italiani meritiamo,
e che molti di noi giocatori italiani non stanno, diciamo, apprezzando il gioco appieno proprio a causa di questa localizzazione non opportuna, ma anche per dimostrare ai nostri amici polacchi e a Techland che in Italia abbiamo amore e supporto per i loro prodotti e che in Italia amiamo i giochi fatti in Polonia, perché per esempio The Witcher 3 in Italia è stato anch'esso un notevole top seller e c'è stato molto clamore per Cyberpunk 2077, quindi in Italia comunque amiamo i giochi polacchi e l'idea di fondo di vedere così tanta gente polacca, parlo proprio, delusa del comportamento di certi italiani è davvero triste. Io sono dell'idea che sia molto brutto pensare che ci siano dei polacchi che pensino che noi italiani siamo veramente così infantili e così superficiali ed egocentrici da non accettare il fatto che un gioco non sia doppiato e quindi dobbiamo passare per forza gli insulti. Anche perché in Italia c'è stato un forte apprezzamento sia per The Witcher 3, che anch'esso non era doppiato, sia per Dying Light 1, che vabbè era doppiato. A fronte di ciò, per discostarci da questo avvenimento a cui abbiamo assistito di razzismo e di odio, e per rafforzare questa solidarietà che possiamo avere noi italiani nei confronti dei giocatori polacchi, chiedo cortesemente a tutte le persone che stanno guardando questo video di firmare la petizione, sia per ottenere il doppiaggio a cui probabilmente molti siamo interessati, perché comunque il disagio di vedere così poca qualità nei confronti della localizzazione è notevole da parte di molti italiani, e secondariamente appunto perché vogliamo dimostrare che in Italia supportiamo i prodotti polacchi e non siamo assolutamente razzisti e non abbiamo la minima intenzione di offendere nessuno. Poi magari la petizione, come molte petizioni, non porterà a nulla di concreto. Va bene così. Però già solamente il fatto di aver dimostrato in qualche modo che in Italia c'è gente che ci tiene, in Italia c'è gente che non offende, che è civile, che è in grado di chiedere civilmente qualcosa che gli interessa e che supporta civilmente di cuore i prodotti che gli piacciono, è sicuramente un messaggio molto positivo per la comunità polacca e per la comunità internazionale di videogiocatori. Perché il comportamento distruttivo che hanno avuto certi italiani è esattamente l'opposto di quello che persone come me, per esempio, credono che sia opportuno. Se qualcosa va storto, se c'è qualcosa che non ha funzionato e si è davanti a un prodotto che non ci è piaciuto, la cosa migliore è lavorare insieme per migliorare la situazione. Assolutamente la cosa migliore non è offendere e denigrare altri paesi o altre comunità. Quindi, se siete d'accordo con me e vogliamo firmare insieme la petizione per far vedere ai nostri amici polacchi e alla comunità internazionale di videogiocatori che noi italiani siamo persone civili, ci teniamo e supportiamo i prodotti che ci piacciono, vi chiedo di firmare la petizione. Poi appunto magari non si concluderà con niente di effettivamente concreto, però già il fatto che abbiamo fatto un movimento di questo tipo fa sì che ci discostiamo dal comportamento di alcune persone che non sanno veramente tenere a freno la lingua. Detto ciò, grazie per avermi seguito, grazie per avermi ascoltato, anzi, e vi invito tutti quanti a firmare la petizione che è presente in descrizione del video e nei commenti. A noi costa pochi minuti, però la cosa migliore che può succedere facendolo è che doppiano il gioco in italiano e capiscono che non siamo tutti quanti dei burberi, o alla peggio avremo comunque almeno dimostrato che non tutti gli italiani si sono alzati ad offendere la Polonia per un gioco, ok? Che sì, ci teniamo, sì è un gioco atteso, sì vorremmo vederlo nella nostra lingua, però non è un buon motivo per offendere e per diffondere odio in questo modo. Perché comunque l'odio diffuso poi rimbalza indietro. Chi semina raccoglie e sinceramente preferisco non seminare nulla. E da italiano mi sento responsabile per i comportamenti inaccettabili che alcuni miei connazionali hanno portato nei confronti di polacchi che semplicemente hanno pubblicato il loro gioco ed hanno avuto, diciamo, una svista nella distribuzione di un gioco e hanno sottovalutato magari l'interesse che c'era da parte di noi italiani per il gioco in questione. Perché sia chiaro, se non ci fosse stato a prescindere interesse, non sarebbero venute fuori sicuramente le recensioni negative che c'erano. I giochi non doppiati escono tutti i giorni, abbiamo più giochi non doppiati che doppiati, e dal 95 che iniziamo a doppiare videogiochi, e comunque uscivano giochi non doppiati a prescindere continuamente, non c'è mai stato un precedente di questo tipo nei confronti delle comunità estere solamente perché non hanno deciso di doppiare un gioco. Se c'è così tanto interesse verso Dying Light 2 di vederlo localizzato pienamente, allora va supportato con supporto e solidarietà
e non con gli insulti o l'odio. Detto questo, Rest Fox qui, grazie per avermi ascoltato e ci vediamo nel prossimo video. Firmate la petizione e alla prossima!